Quando ci ha contattato lo store Aovo, che ovviamente qua sotto in descrizione trovate tutto quanto per poter arrivare ad acquistare questo monopattino, ho pensato subito che l'ennesimo cinesone da dover recensire. Ho avuto anche un po' di paura perché sinceramente portare questi mezzi sul canale Laco Creative sinceramente a me non piace, come infatti se andate a vedere nel canale non ne troverete tanti di mezzi low cost, spesso infatti ci additano di essere un po' fighetti, però una volta arrivato a casa, avete visto anche nell'unboxing fatto da Laco, sinceramente mi sono un po' ricreduto, un mezzo che sicuramente per il prezzo incuriosirà molti di voi. E mi raccomando ragazzi, non vi dimenticate che come al solito giù in descrizione trovate il link per andare su monopattinoelettrico.info. Lì potrete trovare tutte le informazioni per i monopattini e mettere anche in comparazione tutte quelle cose che potrebbero interessare. E sempre in descrizione trovate ovviamente il link a tutti i nostri gruppi, tra cui un comodo gruppo per l'usato, quindi i nostri monopattini trovate sempre lì, e un gruppo dove tutti i giorni andiamo a selezionare delle offerte che potete trovare sia su Amazon che su Banggood, sempre per la micromobilità elettrica. Quindi andate a cercare qua giù, mi raccomando. Sigla! Siamo circa sui 19 kg, mentre le dimensioni sono 106 cm lungo, 112,5 alto per 44 cm che è la larghezza del manubrio. È un monopattino molto compatto, riesce ad andare a prendere quella fetta di pubblico che ha bisogno di portabilità. Il sistema di chiusura prevede il sollevamento della ruota anteriore, infatti andando ad agire sullo sblocco che troviamo sulla base dello stelo e andando a premere il pulsantone che troviamo qua nella parte centrale del monopattino, si andrà a far basculare la ruota anteriore andando ad aumentare le dimensioni in lunghezza. Non diventerà tanto più lungo, siamo intorno ai 120 cm. Questa cosa è da sapere per chi ha bisogno di infilarlo in bagagliai non troppo lunghi. L'altezza invece si andrà ovviamente, come vedete, a ridurre fino a 34 cm, mentre la larghezza del monopattino rimarrà sempre 44. Ovviamente un manubrio ripieghevole sarebbe stato meglio. Qualcuno ha lamentato qualche piccolo problemino nel sistema di chiusura, ma noi attualmente siamo a circa 200 km, non abbiamo notato nessun particolare negativo da dovervi menzionare. Di sicuro la cosa certa è che una volta riaperto il monopattino vi dovrete ricordare di andare a ribloccare il fermo che trovate qua sul lato, in questo modo riuscite ad avere la chiusura che non avrà più la possibilità di essere remossa e quindi vi darà maggior sicurezza. Un altro dei punti forti di Bogist C1 Pro lo troviamo nel motore. Infatti abbiamo un motore da ben 500 watt che riesce a raggiungere una velocità massima di 40 km/h. Sul display troverete velocità un po' superiori, però fatto la prova col GPS io ho toccato punte di massimo 40-41 km/h, ovviamente con me sopra e l'attrezzatura, quindi passiamo quasi i 100 kg di peso. È in grado di superare pendenze fino a 20 gradi. Vediamo un po' come si comporta. La cosa che sicuramente dà molto piacere nella guida è l'accelerazione. Infatti troviamo un'accelerazione bella repentina dovuta da questo motore che sinceramente guardandolo così a occhio sembra molto e ricorda il motore di Kingsong N10. Adesso vediamo un po' come si comporta. Diciamo che i 20 gradi sicuramente sono quelli reali che riesce a sopportare. Altra cosa positiva che troviamo sono le sospensioni. Vi do subito una cattiva notizia: non è che hanno un'escursione esagerata. Come potete vedere nelle immagini che stanno passando sotto, parliamo di un'escursione di circa 1 centimetro, massimo 2. Una nota negativa, che sicuramente è dovuta anche a queste sospensioni con non troppa escursione, è nell'altezza della pedana da terra, abbastanza basso. Di sicuro con le sospensioni riuscirete a superare gli scalini saltando, però sappiate che
se oserete troppo rischiate di andare a toccare la pedana. Male di poco, basterà fare un po' di attenzione, però ci tenevo a farvelo presente. Sotto la pedana troviamo una batteria da 48 volt per 13 Ah. Le dimensioni non sono enormi, ma sicuramente questo sarà dovuto al fatto che per un monopattino portatile il peso doveva essere abbastanza contenuto. La scheda tecnica di Bogist dichiara che riesce a percorrere all'incirca 40 km di autonomia. Per me sono meno, sono molti meno, o almeno si possono ottenere semplicemente andando in piano con non più di 70-75 kg sopra e ovviamente in modalità eco, quindi massimo 20 km/h. Diciamo che per l'utilizzo promiscuo e per l'utilizzo per il quale è stato creato può starci. Sul fianco destro del monopattino, coperto da un gommino di gomma, scusate il gioco di parole, troviamo la presa per l'attacco di ricarica. Qui avremo la doppia copertura, infatti oltre a questo gommino sotto ce ne sarà un secondo. Il caricabatterie è da 2 Ah, quindi riusciamo a recuperare il 100% della batteria circa in 6 ore di ricarica. Ovviamente, come sempre, vi sconsiglio di portare al 0% le batterie del vostro monopattino, perché andremo a rovinare le celle della batteria, minor durata nel tempo e minor longevità. Sempre rimanendo sulla parte bassa del monopattino troviamo delle gomme da 10 pollici per 3 di larghezza con profilo tassellato. Questo vi farà pensare subito ad andare in fuoristrada. Diciamo che, considerando l'altezza da terra della pedana, non è molto consigliabile andare a fare sterrato, però ovviamente se vi trovaste accidentalmente su un po' di strada sterrata non avrà nessunissimo problema, riuscirà ad avere un buon grip non solo sullo sterrato ma anche sull'asfalto. Ovviamente non vi sto dicendo di andare a fare off-road. La frenata di Bogist C1 Pro è assicurata da ben doppio freno, anzi mettiamoci anche quello elettrico che sarebbe il terzo freno. Troviamo nella parte posteriore un disco comandato da una pinza meccanica, nella ruota anteriore invece troviamo un freno meccanico, un freno a tamburo classico. La cosa che in realtà mi ha stupito più di tutte di lui è proprio il freno che mi stavo per dimenticare, cioè il freno elettrico. Una volta sfiorata la leva partirà subito la frenata elettrica. Questo poi dopo, aiutato in maniera bella corposa e sostanziosa dal freno a disco, vi assicuro una frenata veramente degna di nota. Il telaio è in lega d'alluminio. La casa dichiara che riesce a sopportare su di sé fino a 120 kg. Io ci starei un po' sotto, perché il vero limite del peso lo si possa ritrovare nelle sospensioni, che non sono con troppe escursioni, quindi rischieremo di averle sempre a pacco e di non riuscire a fare più quello che dovrebbero, cioè ammortizzare le asperità del terreno. Andando invece, molto probabilmente dovuta alla differenza di asse tra il centro della ruota e il manubrio, sembrerà molto veloce e rapido e repentino il cambio di direzione. Fate attenzione quando vi arriverà. Prima di aumentare al massimo la velocità, mi raccomando, fate qualche prova, cercate di prendere prima bene la mano con questo monopattino per poi dopo provare ad andare a velocità maggiori. E ora, salendo verso l'alto, troviamo a metà un comodo manettino dove andare ad abbassare o alzare lo stelo. Sul manubrio troviamo un comodo campanello, come le dotazioni di base d'obbligo vogliono. Io in più da questa parte ho messo il portacellulare, che però non userò perché è veramente di scarsa, pessima qualità, rischiate di trovarvi per terra il telefono, quindi non lo utilizzate. L'acceleratore, che lo troviamo sul lato destro del monopattino, mentre nel centro la comoda dashboard, dove una volta accesa riuscite a vedere subito i chilometri percorsi. Sopra ci sarà la velocità in tempo reale che state facendo e sotto i 3 indicatori di marcia che avete impostato: eco, media o massima velocità, 20, 30 e 40 km/h, 40 km/h reali di GPS, quindi li fa bene. Questo motore già l'abbiamo visto. E sotto ancora troviamo l'indicatore di batteria, mentre andando a tappare per 2 volte il comando di accensione si va ad accendere o spengere l'illuminazione del monopattino, che troviamo nella parte anteriore 3 LED che fanno una buona luce, mentre nella parte posteriore troviamo un LED che inizierà a lampeggiare in fase di frenata. Abbiamo tutto quello che la legge italiana vuole per poter percorrere le nostre strade.
Adesso arrivando alle conclusioni vi posso dire che questo C1 Pro non è il top, non è il migliore sul mercato, quello che vi farà vivere le emozioni migliori, però vi posso dire che chi cerca un monopattino per l'utilizzo intermodale, chi cerca un monopattino per l'utilizzo di tutti i giorni e non ha voglia di spendere molto, riesce ad essere una buona alternativa a tanti marchi più blasonati. Di sicuro non è tutt'oro quel che luccica, sì, ha delle ruote belle grandi e alte, ha le sospensioni sia sull'anteriore che sul posteriore, però come vi ho detto non sono chissà quale. L'autonomia non è delle più esagerate, però per chi non ha troppe pretese potrebbe essere una buona scelta. E niente ragazzi, ringraziamo lo store AOVO che ci ha mandato questo Vocist C1 Pro. Qualora avessero voglia, noi siamo sempre qua a disposizione per far vedere i suoi mezzi. E niente, vi aspetto per il prossimo video. E mi raccomando, ricordatevi sempre che il futuro è elettrico. Ciao!